La voce è uno strumento emotivo. Tutte le voci sono uno strumento emotivo. E di solito quando pensiamo alla voce tendiamo a credere che si tratti di qualcosa di esterno, no? Abbiamo i cantanti, cantano, hanno una voce, il loro è uno strumento emotivo. No, il tuo è uno strumento emotivo. Perché la voce ce l'abbiamo tutti e comunichiamo attraverso la voce. È un po' come una seconda pelle, è un punto di contatto tra noi e le altre persone. Ma la voce, a differenza della pelle, racconta moltissime cose, racconta molte più cose di quante noi in realtà vorremmo raccontare. Perché tante memorie noi le abbiamo perse, ma la voce no. Sì, la voce si ricorda di un sacco di cose dell'infanzia, della crescita. Ne sentiamo tante di voci, durante il giorno. Almeno un centinaio di voci sicuramente le sentiamo. E ci poniamo il problema, o se non altro, pensiamo che potrebbe essere uno strumento d'analisi? La voce della persona che ci sta parlando contiene in qualche modo la sua storia, contiene delle informazioni su quella persona stessa. Per noi è semplicemente una suoneria organica dell'entità che ci sta di fronte, però invece è qualcosa di un pochino più profondo. Sentiamo voci rotte, voci graffiate, voci in transito tra un'età e un'altra, voci in transito da un'identità a un'altra. Sentiamo tantissime voci. Mi affascina moltissimo questa cosa. La voce è la finestra attraverso il quale io guardo l'emotività, l'interiorità dell'essere umano. Io sono un vocal coach, mi occupo di voce. E vocal coach potrebbe essere tranquillamente un modo creativo per dire che non sapevo come chiamare il mio lavoro, però un po' più praticamente, anzi un po' più metafisicamente, che mi piace di più, vocal coach è un po' come aiutare le persone ad addomesticare la propria voce. Addomesticare come faceva la volpe col Piccolo Principe, creare dei legami profondi. Ok, sì, questo è quello che mi piace pensare di fare. E vi racconto anche un pochino come ci sono arrivato a questo. Da bambino avevo un sogno, cantare. C'era un piccolo ostacolino, ero molto timido, molto timido. Talmente tanto timido che quando mi chiedevano che cosa volevo fare, dicevo che volevo fare lo scienziato, che più o meno era il mio modo per coprirmi. Ero terrorizzato dalla paura. Ero terrorizzato dalla paura di sbagliare, o meglio, dalla paura di essere sbagliato, o meglio ancora, dalla paura che gli altri potessero dirmi che ero sbagliato, sentirmi diverso. E poi si cresce, arrivano i 16 anni, e 16 anni non migliora la situazione, lo sappiamo benissimo, qualcuno di voi magari li ha passati da un pochino più di tempo, però comunque un po' ci ricordiamo come sono. A 16 anni c'è sempre quella cosa che non va, qualcosa c'è sempre. Sono un po' grassoccio, un po' stupidino, un po' troppo intelligente, probabilmente per qualcuno, capelli messi male, sono brutto, sono gay, non capiterà a tutti, ma credetemi, capita. Ma a prescindere da questo, a 16 anni a me è successa una cosa bellissima. Ho conosciuto il teatro. Ho iniziato a fare teatro e a sperimentare con la mia voce a quell'età, un'età in cui o cerchi un rifugio o esplodi. Ho trovato un rifugio, un momento giustificato in cui in qualche modo potevo essere diverso, in cui in qualche modo potevo essere sbagliato. Dopo, ovviamente, dopo diversi anni, facendo un pochino il punto della situazione mi sono reso conto di una cosa. Lì in quel momento non ero consapevole di quello che stavo facendo e la paura che avevo rispetto all'errore mi bloccava anche nell'atto creativo. Non riuscivo ad avere un humus fertile per la mia creatività,
perché la paura ti tiene fermo, non ti fa agire. Però la vita mi ha preso per mano, e attraverso diversi percorsi, dal teatro alla voce, appunto, ma fino alla psicoterapia e fino alla filosofia buddista, la vita mi ha veramente condotto oltre, da un'altra parte, e mi ha in qualche modo rivoluzionato come essere umano. Allora ho detto, va bene, questo è il mio lavoro, questa è la mia missione. Aiutare le persone nei propri processi di rivoluzione. Passerò attraverso la voce, passerò attraverso il corpo, ma passerò attraverso un'altra miriade di cose. Ok, aiutare le persone nella propria rivoluzione. È bello, suona bene se non altro. Ma come si fa? Cioè, nel senso, a livello pratico, poi alla fine, perché se uno stringi, deve riuscire a creare un metodo, ad avere un modo per riuscire a entrare in contatto con le persone, se no sta lì. Ho pensato una cosa. Quelli che stanno molto ad Oriente dicono che la tecnica va ripetuta e poi interiorizzata piano piano. Quelli che stanno molto ad Occidente dicono training. Training ci piace. Training è facile, strigne, quindi va benissimo. Training. Focalizzare la dinamica di blocco. Creare una controtendenza, sistematizzarla. Detto così, proviamo a renderlo pratico. Un esempio. Stiamo in ascolto del nostro corpo ogni tanto, anche in questo momento ci stiamo in ascolto del nostro corpo, perché il nostro corpo ci manda dei segnali, ce le dice delle cosine. Ok, facciamo un piccolo esperimentino. Vi faccio provare due cose che normalmente farei in classe. Siete una classe un po' più numerosa e immagino che non siate tutti quanti cantanti, per cui vi farò fare delle cose semplici. Ok, sedetevi sul bordo della sedia. E ora vi faccio muovere. Bene. Mettete la colonna dritta. Attenzione, disciplina, bravi. Mi sento in aula. Ok, tenete la schiena dritta. Ora, in questa posizione, seduti sul bordo della sedia, rilassate le vostre spalle, rilassate i glutei e rilassate la pancia. Non lo fate mai, non lo facciamo mai, ma perché di base è un retaggio animale, no? Siamo sempre pronti all'agguato da dietro di qualche animale. Ok, voglio tranquillizzarvi, oggi una lince non vi attaccherà. Quindi, rilassiamo queste tre parti, glutei, pancia e spalle, e ora sbadigliamo. Via, via, sbadigliate. Ok, ora proviamo, prendendo l'aria dal naso, a gonfiare la pancia come nello sbadiglio. Funziona? Voglio sentire la vostra voce, funziona? Sì. Ok, questa è la respirazione diaframmatica. Ci fanno una testa così normalmente con la respirazione diaframmatica, soprattutto a teatro, e invece è semplicissima. Quando dormiamo la facciamo. Il punto è questo, il nostro corpo risponde quando non mettiamo un controllo. Questo è abbastanza importante da ricordare. Però questa roba qua ve la potete riprovare un pochino, soprattutto quando siete in ansia, magari prima di un talk. È abbastanza importante saper respirare, quindi sfruttiamola. Altra piccola cosina, mi fate un suono? Facile. A. Ok, qualcuno avrà sentito un po' una strettoia, come se ci fosse un po' il nodo alla gola, il famoso nodo alla gola. Ok, è tutto normale. Abbiamo delle strutture di protezione nel corpo che vanno in tensione ogni volta che il corpo ha paura. Per cui se hai paura di sentirti un idiota facendo A, il corpo si è chiuso. Tutto a posto. Ora, proviamo ad aprirlo. Oh, molto bene. A prescindere dal fatto che la risata sia di per sé una cosa simpatica, potete ritornare a sedervi nelle posizioni che per voi sono più consone e comode. A prescindere dal fatto che la risata porti apertura nella vita anche sociale, in questo caso semplicemente a livello biomeccanico sposta, apre delle zone che normalmente sono di protezione e mandano in chiusura la nostra voce. Questo è solamente un assaggino di quello che faccio. Ma il nostro corpo parla. Il nostro corpo parla e ci dice che il nostro corpo, la nostra esistenza, la nostra vita è stata strutturata dalla paura.
È stata strutturata dalla paura dell'errore. E allora, visto che ce lo sta dicendo, cerchiamo di reagire. Come agisca la paura? Se la paura tiene fermi, la controtendenza è l'azione. E allora agisci. Azioni piccole. Respira profondamente, ogni giorno. Ridi sonoramente, ogni giorno. Fai tutto ciò che hai voglia di fare nel rispetto del vicino, ovviamente, ma veramente datti la possibilità di fare. Ogni qualvolta pensi di non doverlo fare perché hai paura che quella roba sia sbagliata, sperimenta, prova. Proviamo, non sperimentiamo più, non ci diamo più questa possibilità fin da quando siamo bambini. Sperimentiamo, arriviamo a una certa altezza e si smette, ok? Perché il bambino può imparare e quindi può sbagliare, l'adulto no. I bambini imparano, gli adulti fanno. Noi facciamo soltanto quello che sappiamo già fare, però basta, possiamo andare un pochino oltre. Vogliamo essere veramente creativi? Allora, il nostro potere creativo risiede in ciò che noi possiamo fare, nel nostro potenziale, non nel recintino di quello che sappiamo fare. Abbattiamo i limiti della paura, usciamo fuori da questo recintino. Fai tutto ciò che hai voglia di fare. Sbaglia. Hai il diritto di sbagliare. Quando siamo bambini, la caduta è uno step d'apprendimento. Bene, si dice che un essere umano, per potersi muovere, per poter avanzare, fare un passo, abbia necessità di allontanarsi dal suo centro, di perdere l'equilibrio, di perdersi in qualche modo. Ora, se la caduta è uno step d'apprendimento, a noi la scelta se stare fermi o errare. Grazie.